Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la prima parte di agosto 2022. L'imperatore. Wow! Amici dell'Ariete. Bene, l'imperatore parla di stabilità. È la vostra carta. Quindi è molto in linea con voi. Parla di ordine, parla di struttura e parla di potere materiale. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi vogliono dire. L'imperatore per molte persone potrebbe anche far riferimento a un padre o a un capo, ipotesi, a qualcuno che è più in alto di voi nella scala gerarchica. Casa dolce casa. Bene, carta numero 50. L'imperatore in effetti è un arcano numero 4 e diciamo che tutto quello che è rappresentato con un 4 fa riferimento anche proprio alla casa. La casa è come le quattro pareti, e qui in effetti abbiamo casa dolce casa. Quindi qui credo che per qualcuno si tratti non solo di trovare una propria stabilità a livello materiale, ma proprio a livello interiore. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, non risuonerà tutto, quindi prendete solo quello che vi serve. Per avere un messaggio più completo potete ascoltare ascendente e segno lunare e nella descrizione qui sotto trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ok, wow, partiamo un'altra volta con l'imperatore, abbiamo la torre e abbiamo la carta del papa. Già partiamo con tre arcani maggiori, quindi una stesa piuttosto importante. Come vi dicevo, l'imperatore parla di stabilità, parla di potere materiale, parla di qualcuno che si è costruito un impero con sforzi, con rigore, con costanza, con il duro lavoro, si è guadagnato quello che si è costruito. Ahimè, abbiamo la torre, quindi qui c'è qualcuno che avrà un contraccolpo, se vogliamo, in tutta questa situazione dove probabilmente cadranno determinati tipi di sicurezze. Per qualcuno si può trattare di una rottura di collaborazioni, c'è un qualche cosa comunque che qua destabilizza con questa torre e potrebbe proprio far riferimento al fatto che ci sia un particolare pensiero a quello che potrebbero dire nella società, nel gruppo magari lavorativo dove siete, nel gruppo familiare magari dove siete. Diciamo che la torre potrebbe dare l'opportunità a qualcuno di capire le cose da un altro punto di vista ed è da lì che poi viene anche questo 6 di spade, quindi qualcuno se ne vorrebbe andare, io sento, vorrebbe prendere la distanza perlomeno da certe diciamo credenze limitanti, ok? Nel senso che comunque 6 di spade parla sempre di qualche tipo di problema inerente alla famiglia di origine. In questo caso, se fosse il lavoro, potrebbe essere proprio il fatto che ci siano dei problemi remoti, vecchi, quindi all'interno di questa situazione, sia che sia lavorativa, ripeto, sia che sia familiare, ognuno di voi poi lo adatti alla propria realtà. Abbiamo poi una regina di spade, di bastoni, scusate, un 5 di spade, vediamo con che carta finiamo la lettura, perché la regina di bastoni potrebbe rappresentare una persona che potreste conoscere prossimamente, o potrebbe essere la persona con la quale avete questi conflitti. Potrebbe anche denotare una sorta di rinnovata, mi verrebbe da dire, passione. È come se dopo aver preso distanza da quello che potrebbero essere la preoccupazione di quello che pensano gli altri, di cosa faranno gli altri. Una volta che vi staccate da quelli che sono questi condizionamenti, qui arriverete a trovare il vostro potere personale. Non dico che non ci saranno
scontri, divergenze, battibecchi, perché comunque avete un 5 di spade, quindi sì, ci saranno. Ma qui la cosa importante per voi è difendere la vostra posizione, cosa che in questo momento vi viene un po' difficile fare. Siete un po' troppo condizionati da queste energie esterne del 5 di spade, secondo me. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, vediamo che messaggi riesco a darvi più specifici. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni e anche, queste sono troppe, e anche con le donazioni, quindi grazie a tutti. La sacerdotessa e l'asso di spade. Qui c'è qualcuno che è venuto a sapere qualcosa, si è venuto a scoprire qualche cosa. L'asso di spade parla di una verità, di una comunicazione, di un dialogo che comunque c'è stato, e la sacerdotessa è colei che sa, e se ci fate caso ha un velo dietro, e questo velo indica il fatto che stia nascondendo certe cose, ed è un po' quello che mi dice anche l'asso di spade. Verranno fuori delle, o sono già per qualcuno venute fuori delle verità. Andiamo a vedere la torre, perché secondo me è proprio per queste verità che arriva la torre. Quattro di spade, imperatrice, la regina di coppe e il 3 di coppe. Dunque ragazzi, qui potrebbe essere che c'è una doppia collaborazione, perché comunque abbiamo due figure femminili, entrambe rappresentano la madre, quindi per qualcuno potrebbe questa figura diciamo genitoriale che è l'imperatore, che normalmente rappresenta il padre, ma è un genitore, ok? Quindi potrebbe anche rappresentare una madre molto rigida, molto inquadrata. C'è comunque un qualche tipo di guarigione. 4 di spade anche parla di un allontanamento da un punto di tipo, da un punto di vista di un ritiro spirituale, proprio per sanarsi, per guarirsi. Mi verrebbe da dire per diventare madre di se stessi, perché qui c'è qualche tipo di interferenza, c'è qualche donna, mi verrebbe da dire, perché ho due figure femminili, che mette un po' troppo il becco. Può anche essere che grazie a questo asso di spade, a questa comunicazione, a questa verità, ci sia una presa di consapevolezza. Tutto quello che voi pensavate essere certo, in qualche modo casca. Andiamo a vedere il chirofante, il papa. Abbiamo il carro al contrario e la forza al contrario. Sì, ragazzi, qui molte persone sono super condizionate da quello che dice la società, perché comunque abbiamo il carro al contrario, quindi è un non movimento. Perché? Perché vi manca il coraggio. Qui c'è qualche cosa che vorreste fare, ma non avete polso, non avete la forza proprio di lavorare su questo spostamento, su questo cambio, su questa decisione, perché comunque la carta del carro parla di una decisione presa con successo, in questo caso è al contrario, è come se non riusciste a prendere questo tipo di decisione. In effetti vediamo che 6 di spade, andiamo a vedere 6 di spade, abbiamo un 5 di spade un'altra volta e la morte al contrario. Sì, bisogna rassegnarsi ragazzi e lasciare indietro qualcosa, quello che non riuscite a lasciare indietro qua, quello da cui non riuscite ad allontanarvi. Qualche verità è venuta a galla e qualche certezza si è rotta. Quello che poteva essere rappresentato prima come una situazione molto stabile, potrebbe anche parlarsi di un contratto lavorativo. In realtà credo che sia venuto fuori qualche cosa che vi ha fatto venire qualche dubbio, anche probabilmente la voglia di andarvene. Ci sono dei conflitti comunque, ci sono due volte il 5 di spade. Andiamo a vedere la regina di bastoni, per piacere, grazie. 4 di bastoni e la carta dell'appeso. Allora, il fatto che il 4 di bastoni sia il contrario mi parla del fatto che non ci sia un reale accordo, se vogliamo, scritto anche, no? Un po'
perché comunque il 4 di bastoni parla dei contratti scritti. Per certi versi può anche parlare di una sorta di disarmonia, che potrebbe esserci con questa regina di bastoni, ma l'appeso al contrario parla di qualche tipo di sblocco, parla di un qualche cosa, di un, come vi posso dire, qui avevate il 4 di spade che parla di un ritiro spirituale che vi aiuta a guarire. Avendolo appeso al contrario è come se questo percorso l'aveste fatto, perché l'appeso al contrario parla proprio di uno sblocco, c'è la fine di questo momento di riflessione, se vogliamo. E qui secondo me tirate fuori le unghie. Andiamo a vedere un attimo il 5 di spade. Nove di coppe al contrario, temperanza al contrario. Sì, inizierete come vi dicevo a tirar fuori le unghie, perché quello che per voi è chiaro è il fatto che così non siete soddisfatti. La temperanza al contrario parla di un disequilibrio. Normalmente è un disequilibrio tra mente e cuore, ok? Quindi quello che bisogna fare, quello che si vorrebbe fare. E la carta della temperanza, appunto, anche lei è una carta di guarigione, ma che in questo momento è 8 di coppe, è una carta di allontanamento. In questo momento non vi state prendendo il tempo necessario per effettuare questa guarigione. Mi parlano di religione? C'è un papa? Può essere che qualcuno qui sia talmente condizionato a livello religioso da non riuscire a fare determinati movimenti, determinati distacchi. Ragazzi, la religione è, eh, è un dogma, è un, è una dottrina, ok? E normalmente tutte le religioni sono scritte, sono state create da umani, quindi personalmente io non credo di aver bisogno di un intermediatore, di un intermediario per parlare con... Io credo in Dio, poi se per voi è l'universo, la fonte, Buddha, Allah, quello che per voi è. Però io non credo che ci sia la necessità di un intermediario tra noi e la fonte divina, ok? Nel senso che siamo sempre collegati con la fonte divina e quello che sono i condizionamenti a livello religioso sono condizionamenti che sono stati creati dall'uomo per controllare le masse. Quindi fatevi delle domande se le vostre credenze a livello religioso sono reali, vi servono, oppure se fondamentalmente si possono vedere con un terzo occhio un po' più aperto, ok? Adesso non voglio entrare nel merito. Ok, andiamo a vedere il 7 di bastoni al contrario. Abbiamo un re di pentacoli al contrario e un 5 di pentacoli al contrario. Sì, tutto questo discutere, tutto questo farvi influenzare, da un lato è vero, vi viene la voglia di andare via, vi viene la voglia di fare questo lavoro interiore, no? Perché comunque qui non vi sentite né in equilibrio, né appagati, né abbastanza riconosciuti, se vogliamo. Però diciamo che il fatto di farvi influenzare, se vogliamo, dagli altri o condizionare anche dagli altri non vi porta a nulla di buono, anzi vi porta a quello che è una perdita di potere personale. Il fatto poi di non riuscire più a vedere in modo lucido che cosa vuol dire per voi casa, stabilità, comfort, sicurezza. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa hanno da dirvi. Io intanto vi invito a rimanere fino alla fine del video perché estrarrò poi dei koan che sono messaggi di meditazione buddista e vi ricordo che il lunedì sto pubblicando il corso di tarocchi, che è un corso base, un corso semplice, adatto a tutti, e l'intenzione è proprio quella di aiutarvi nell'interpretazione delle letture. Quindi se avete dei dubbi su qualche carta potete andare a vedere il significato sul corso che ho pubblicato in modo da spiegare meglio le vostre letture. Bene, Ariete, vediamo un po' che cosa ha da dirvi ancora Osho. Wow! La fonte e gli amanti. Ma che belle carte! La fonte è un asso di denari, un nuovo inizio di tipo concreto. Anche l'imperatore parla di concretezza. Qui dovete mettere uno stop e a capo, un punto e a capo, e di qui in avanti andare avanti per la vostra strada. Gli amanti è una carta che parla sì di amor proprio, quindi qui
Normalmente c'è la torre, quindi normalmente quando c'è la torre si parla anche di quello che è un lavoro sull'amor proprio, oppure potrebbe fare riferimento al fatto che bisogna effettuare una scelta con il cuore. Quindi tutto quello che di qua non vi soddisfa, se a livello di cuore sentite di essere un po' intrappolati, fatevi qualche domanda. È quello che io voglio per me, veramente questo lavoro, questa realtà, questa organizzazione familiare è quello che fa bene a me, è quello che è giusto per me. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte dei Koan Zen, che sono queste tavole di legno dove i buddisti scrivono queste frasi e sulle quali poi meditano. Ok, un Koan per gli amici dell'Ariete, perfetto. L'acqua si scalda lentamente e bolle all'improvviso. Bellissima carta. Quindi è un po' il discorso del mettete un mattone alla volta e vedrete che alla fine all'improvviso avrete la casa. Le cose, guardate, in realtà quello che mi viene da dire è esplosione di rabbia, perché ho sentito proprio questa sorta di ok, tengo, poi a un certo punto esplodo. Mm? E non è tanto sano questo farlo, bisogna dire le cose man mano che succedono, prendere coscienza che state provando un disagio e comunicarlo. Perché giustamente il trattenere poi porta a un'esplosione finale. Ognuno di voi poi applichi questo con alla propria realtà, però il punto è proprio quello di c'è un processo che all'inizio è lento e poi ad un certo punto c'è quella che è l'esplosione. Mi parlano di un qualche tipo di azienda, mi dicono tipo tu continua a seminare, vedrai che arriverà il successo, una cosa di questo genere. Qui si parla proprio di continuare con costanza, con dedizione a creare la vostra realtà, ragazzi, a creare quello che per voi è casa, quello che per voi è un ambiente in sicurezza, che non è detto che sia la casa fisica, può anche essere il vostro cuore, però dove voi vi sentite a casa, fondamentalmente. Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!